Benvenuti amici sul mio canale in cui parliamo di orchidee. Vi volevo far vedere una meraviglia di colori, una gioia immensa per gli occhi. È vero che sono Phalaenopsis, è vero che non mi ricordo il nome perché quando l'ho prese nel garden non c'era scritto il nome, c'era semplicemente scritto che sono Phalaenopsis e l'azienda che le produce. Guardate che meraviglia. Poi si stanno aprendo boccioli in quantità industriali e volevo condividere con voi la gioia immensa dei colori. È qualcosa di rallegrante per l'occhio. Questo è il keiki del video che abbiamo fatto. Poi c'è un'altra fioritura qua, se non faccio danni ve la faccio vedere. Guardate che meraviglia. È un tripudio di colori. Queste sono le Phalaenopsis che io ho messo per prova da quando ho aperto il canale, quasi 6 mesi fa, in fibra di cocco. E nel video di oggi vi volevo dire che sì, è merito della fibra di cocco, è merito di tutto quello che volete, però ricordatevi sempre di questo strumento che è il luxometro, che è NI cellulari, che abbiamo tutti a disposizione. È importante la luce, misurate sempre la luce delle vostre orchidee. Queste praticamente sono piante che prendono quasi 3000 lux per 13 ore al giorno. Queste prendono, non guardate le ditate, ma 3000 lux al giorno per la bellezza di 13 ore. Quindi è vero che il substrato 3200-3800 lux al giorno. Quindi il gioco che dovete fare è di misurare sempre la luce quando le avete sul davanzale, perché è vero che la fibra di cocco può aver fatto il miracolo, sicuramente, però se non c'è la luce, la radice non lavora e il fiore non viene fuori. Quindi misurate sempre. Questo è uno strumento che sta sul cellulare, che può avere valore pressoché relativo, però è comunque sia uno strumento. Avete visto che qui ci sono 3000 lux, vedete come mi sposto la luce, qui andiamo praticamente a zero. Quindi non misurate la luce con l'occhio, misuratela con un luxometro. Se volete lo potete comprare, un luxometro preciso, costa sui 20 euro. Se no prendete il telefonino, vi mettete vicino alla finestra dove avete posizionata la vostra Phalaenopsis e vedete che è importante il gioco della luce, perché sennò l'orchidea non riesce a vivere. La Phalaenopsis vive praticamente in ombra, che significa che la Phalaenopsis, essendo in ombra, vuole poca luce, ma poca pur sempre qualcosa ci deve essere. Quindi se considerate che queste prendono 3000 lux ogni giorno per 13 ore, ecco perché c'è la fioritura. Quando le avete sul davanzale, quando le avete in qualunque circostanza le avete, ricordatevi sempre di misurare la luce, perché la luce è tutto. È la luce che dà vita alle vostre piante. Se non mettete la luce potete utilizzare qualunque substrato magico, ma non avrete mai risultati. Misuratele. Nel video breve di oggi vi dico: misurate la luce che date alle vostre orchidee. La cosa più importante di tutta è la vostra coltivazione, ancora prima dell'acqua, ancora prima del concime, ancora prima della scelta dei prodotti. Scegliete la luce, perché è vero che sono piante da ombra, ma pur sia la luce la vogliono. E una pianta da ombra, come la Phalaenopsis, luminosità medio-bassa, ne riceve 10.000, quindi io sto sotto, però nel sotto 3.000 lux per 13 ore c'è un risultato. Tante volte se misurate sui davanzali, mi è capitato a casa di una famiglia, mi diceva: ma la mia Phalaenopsis non mi dà fiori, ho misurato col telefonino, era 600 lux, cioè non fiorirà mai, ma manco per rabbia di fame. Quindi quando potete misurate la luce, è la cosa più importante che potete fare ancora prima di comprare fibra di cocco, bark, qualunque altro tipo di prodotto. Date tanta luce, misuratela e sicuramente avrete
fioriture sorprendenti, nonostante che ci sono poi problemi, nonostante tutto la pianta ha problemi, però fiorisce lo stesso anche se qualche foglia è malandata, ci sono dei segni, li rilasciamo tutti i segni sulla foglia, vedete? Fiorisce lo stesso, l'importante è il gioco della luce. Bene, un video veloce perché vi volevo far capire questo concetto che è importantissimo, misurate, misurate, misurate sempre. Grazie di avermi seguito, a presto!